Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Teghesi. Quest'oggi iniziamo i video del montaggio degli automodelli HB Racing. Quindi nello specifico facciamo la fase B per intero, quindi sarà un video molto lungo, e la fase B, per chi conosce gli automodelli HB Racing, sono i differenziali. Quindi è un video che nello specifico riguarda la D819 RS, ma può essere tranquillamente adattato alla E819 RS, in quanto i differenziali sono esattamente gli stessi, cambiano soltanto le corone delle coppie coniche. Ragazzi, questo è un video extra, non è nella normale programmazione del mio canale, perché chi mi segue da tempo sa bene che i video del montaggio pro, perché questa è una pro build, degli automodelli da competizione sono all'interno della masterclass. Quindi vi metterò questo video e un altro che nello specifico sarà la fase A, quindi gli ammortizzatori, ma ricordatevi che per vedere il montaggio completo di tutto il resto della macchina dovete iscrivervi alla mia masterclass. Trovate i link un po' ovunque, sia nella homepage del canale ma anche in descrizione sotto questo video. Tengo a precisare che qualunque oggetto, qualunque tool vedrete utilizzare da me all'interno di questo video lo trovate linkato in descrizione. Quindi ragazzi, non dovete fare altro che aprire la descrizione e cliccare sui link che vi appaiono se volete scoprire di più sugli attrezzi che io utilizzo, sulle cose che ho fatto vedere all'interno di questo video. Quindi iniziamo subito con il montaggio. Eccoci qua ragazzi, bag B, i differenziali. È una fase molto lunga, ci sono diverse lavorazioni da fare. I differenziali vi daranno grande soddisfazione, perché è una di quelle cose dove ci si deve lavorare abbastanza, ma saranno poi pressoché eterni. Quindi bag B è divisa in bag B 1, 2 e 3, differenziale anteriore, posteriore e centrale. Quindi la prima cosa da fare è tirare fuori tutti quegli elementi dove ci saranno da fare lavorazioni. Quindi i cuscinetti, le crociere e la cassa. Il resto conviene quasi rimetterlo dentro la busta, perché faremo polvere. Cuscinetti, crociere, cassa, cuscinetti e il resto di nuovo dentro la busta. Ah, giusto, anche i bicchierini. La prima cosa che faremo, perché c'è bisogno di tempo, ma noi tempo ne dovremmo inevitabilmente utilizzare, è sgabbiare i cuscinetti e metterli nella mistura magica per effettuare il pretrattamento e avere appunto una maggiore scorrevolezza subito dal primo minuto di utilizzo. Per sgabbiarli con la lama del cutter entrate nel bordo basso e tirate via la gabbia che copre le sfere. Non si danneggerà se fate con calma e in modo dolce, e avrete il cuscinetto sgabbiato. Dovete stare attenti anche a non piegare questa gabbia, perché altrimenti dopo, quando la inserirete, non chiuderà perfettamente.
Chiaramente all'inizio ci metterete più di me, poi prenderete la mano e vedrete che vi verrà quasi alla prima. Ok. Non possiamo mettere la gabbia all'interno del liquido per due ragioni. Primo, perché potrebbe deformarsi, e secondo, perché ovviamente il liquido farebbe più fatica a penetrare e a trattare le sfere e tutte le componenti che compongono il cuscinetto. Quindi questa operazione la faremo per tutti i cuscinetti della macchina. Ok, a questo punto con la punta girate un po' e lasciate a riposare. Poi, seconda operazione che dobbiamo fare è prendere la carta vetro, una carta vetro fine 200, e opacizzare questa parte che va a contatto con le corone di chiusura. Basta pochissimo, ragazzi, girate sempre la cassa per evitare di limarla in modo scorretto. E questo assicurerà una maggior tenuta in fase di chiusura e pareggerà anche eventuali imperfezioni di stampo. Ok. Un'altra cosa importante da fare è con la colla andare a chiudere dove l'inserto in acciaio viene fuso all'interno della cassa. Quindi ago. Per questa operazione vi consiglio gli aghi gialli della farmacia. Pulite sempre il beccuccio del vostro barattolo di ciano. Ecco fatto, e mi raccomando, usate ciano buono. Io ovviamente vi consiglio il mio, ma sono un po' di parte, ovviamente. In questo caso tagliamo un altro pezzetto, riaprite sempre il foro con le pinzette, ok, e a questo punto non dovrete fare altro che mettere il ciano nel punto di contatto fra metallo e plastica e lasciate seccare. E lasciate seccare. Questa la uso per farvi vedere un'altra cosa. Vi introduco già il prossimo lavoro da fare. Vedete che le crociere sono con un taglio netto, quindi il bordo delle crociere è quasi affilato, è un taglio netto della crociera, non una lavorazione. Quindi praticamente per inserirla, vedete che si fa quasi fatica, vedete come è dura ad inserirsi dentro il differenziale. E noi cosa andremo a fare? Andremo a smussare gli angoli di queste crociere. È un'operazione anche questa velocissima, ma che vi darà notevoli miglioramenti. Ecco fatto. Qua abbiamo fatto, quindi
La prossima operazione riguarda le crociere e noi ci mettiamo in condizione di poterla fare. Cosa vi serve? Vi serve il trapano e il Dremel utilizzati insieme. In che modo? Ok, prendete la crociera con il trapano da un lato, prendete il Dremel e lo puntate a 45 gradi sulla crociera e poi, girando contemporaneamente, fate questo. Basta pochissimo, pochissimo, in modo che abbia lo smusso, ok? Ok, l'altro lato. Ok, vedrete, adesso non posso girare la cassa, ma vedrete che dopo, quando le inseriremo nella cassa, sarà tutto perfetto. Ok, avete visto, è stato più veloce del previsto, abbiamo fatto veramente rapido, anche perché basta veramente poco per avere grandissime differenze, ragazzi, basta veramente poco. A questo punto che cosa faccio io? Pulisco il tavolo, ovviamente, ci mancherebbe altro. Poi cosa faccio? Un'altra operazione è quella di andare a levare le bave dai bicchierini. Come faccio? Uso questo panno che apparentemente può sembrare tipo Scotch Brite, ma non lo è, e vado a togliere le bave. Voi sentite che se fate così sul bicchierino nuovo, sentite quasi che intacca, no? Perché ci sono dei piccoli residui di lavorazione dove la punta passa attraverso per creare questa asola dove poi andrà inserita la spina. Quindi il nostro compito è quello di levare queste bave e io lo faccio con questo panno. Ovviamente, ragazzi, la colla, tutto quello che vedete in questo video, il panno e quant'altro, io vi metto tutti i link sempre in descrizione, link dei prodotti in descrizione, così almeno potete anche voi, se volete, acquistarli senza andare a chiedervi ma che grana sarà, ma dove si compra, ma come si fa a trovarlo. Ve lo do io, così almeno non avete problemi. Ok, bene, vedete che non si è levato il trattamento, ma si è soltanto rimosso le bave. Ok, e vedrete anche che se provate a inserire i bicchierini dentro la cassa prima di aver fatto questo trattamento, sentirete uno scatto. Invece successivamente, cioè dopo averlo fatto, non lo sentirete più. Quindi fate un po' da un lato, un po' da un altro. Ok, a questo punto ci manca soltanto il grasso, perché ovviamente per mettere i bicchierini nella cassa e nella corona ci vuole il grasso. Io ho sempre usato grasso chioscio e credo, fino a che non ne trovo uno migliore, di continuare a usare grasso chioscio. A questo punto un'altra cosa che vi raccomando è dare sempre una pulita a tutto quello che andrete a trattare, e per questo vi consiglio di usare il VD40 con un panno. Ok, a questo punto controlliamo se
le cellule sono asciutte, non sono ancora asciutte, quindi dovremo attendere. Allora cosa facciamo? Puliamo meglio l'area di lavoro. E iniziamo ad assemblare le nostre crociere. Ok, intanto potremmo anche pulire le crociere, visto che dobbiamo assemblarle. Queste le potremmo pulire in modo molto più massivo, quindi tutte insieme. Sempre il nostro VD40. Ok, a questo punto assembliamo le nostre crociere in modo da agevolare poi il lavoro. E quella del centrale torniamo a girare i nostri cuscinetti. E a questo punto ingrassiamo i bicchierini, perché i lati delle corone le possiamo fare tutti. Quindi iniziamo con il grasso. Inizialmente provate a fare, guardate ragazzi, spaventoso. Così scorre veramente bene. L'importante è che il grasso vada dentro la gola. Ok, a questo punto un po' di grasso anche nell'OR. Ok, dopo metteremo il cuscinetto. Questo scorre meno, ma ho capito perché. Non ho ingrassato l'OR. Perfetto. Qui ricordate che ci vanno quelli del centrale, ma vabbè, mi sembra ovvio. Favoloso. Ok. A questo punto lo prendiamo da qua, il grasso per gli OR. Ma non basta, quindi ne prendiamo un altro po' anche da qua. Bagnate il vostro R e dentro ok, abbiamo inserito anche questo. A questo punto controlliamo di nuovo se è asciutta e sembra di sì, ragazzi. Un'altra cosa importantissima da fare su questa macchina riguarda le filettature delle viti. Ragazzi, vi accorgerete che questa macchina ha delle plastiche veramente dure, ma dure che io non avevo mai visto una cosa del genere. Cosa ho fatto? Ho comprato un maschio per filettare fuori ciechi di 3. L'ho messo in un manico di un vecchio cacciavite che avevo da modellismo, bloccandolo con il grano, e mi è diventato un piccolo attrezzino. Voi andando dritti dovrete creare le filettature. Guardate come viene il ricciolo. Dovrete ricreare la prima parte di filettatura a ogni foro. Guardate. In questo modo, guardate cosa viene via. Quindi tutti i fori, questo è fatto apposta per i fori ciechi.
e lo fate a tutti i fori dove ancorate le viti del differenziale. Lo useremo molto nel montaggio un po' di tutta la macchina, e ciò nonostante vedrete che si fa fatica con le viti perché sono veramente dure, e il rischio qual è? Di scaldare troppo le plastiche e di avere problemi di sfilettatura, di deformazione e anche ovviamente di minor durata delle plastiche. Quindi tante volte uno pensa che la plastica super dura duri di più, ma la plastica super dura si rompe di meno, dura di più se fatto determinati tipi di operazioni. Una soffiata. Lo facciamo anche nelle altre due. Oltretutto sarete sicuri di andare dritti quando inserirete la prima volta la vite. Anche di questo attrezzino vi lascio il link in descrizione, ragazzi. Lo potete acquistare, vi durerà praticamente tutta la vostra vita di modellismo, perché ovviamente un maschio così, per rovinarlo filettando la plastica, bisogna impegnarsi e non poco. Ancora aria. Ok, e lo mettiamo a questo. E l'ultimo, quello del centrale. Ok. Per salvaguardare il nostro maschio basterà semplicemente usare un pezzetto di tubo della miscela in questo modo e il maschio sarà praticamente eterno filettando la plastica. Ok, qua abbiamo fatto un po' di macello, dopo puliremo bene. Ok, a questo punto inseriamo anche gli altri bicchierini. Questa è quella del centrale, quindi ripartiamo da qua. Ah no, scusate, devo soffiare. Ok, quindi grasso, anche ovviamente del grasso, questo qua della Kyosho che sto usando io in questo momento, vi lascio un link in descrizione. Inseriamo lo R e inseriamo il bicchierino. Perfetto. Ok, questo ok, ultimo. Dire, peso troppo. Ok, a questo punto possiamo davvero iniziare con i cuscinetti. Porca vacca, mi è volato il liquido Magic. Ok, dopo lo puliremo. Prendiamo il primo, sentiamo se scorre, prima diamogli una piccola pulita. Favoloso. Ok, rimettiamo gli schermi. Per rimettere gli schermi basta fare pressione fin quando non sentite il classico clac. Favoloso. Quindi iniziamo con questo cuscinetto. Bicchierino. Spina.
e grano di chiusura. Qui andate dritti, mi raccomando. Qui il principio è che il grano non deve sporgere, quindi fate così e sentite se è all'interno o all'esterno. Ok, questo lo possiamo già riempire, così almeno gli daremo tempo di adagiarsi all'olio. Lo riempiamo con 7000, perché questo sarà il nostro anteriore, e ne riempiamo una buona metà. A questo punto immediatamente gli possiamo già mettere l'ingranaggio, così il livello salirà ancora. Ok, e a questo punto lasciamoli a riposare e ci mettiamo la bottiglietta di olio, mi raccomando, FT Tech All You Need Is Passion vicino. Poi facciamo un altro cuscinetto, asciughiamo. Questi li trovi all'Ikea. L'Ikea è favolosa per gli asciugamanini, è uno spettacolo, non costano niente e li puoi buttare via spesso perché costa meno l'asciugamano di lavarlo. Guardate come scorre. Mettiamo l'altro pezzo del differenziale anteriore, perché ormai l'abbiamo battezzato anteriore, la spina, ok, altro cuscinetto. Voi non ci crederete, ma siamo praticamente quasi in fondo. Se fate differenziali così, ragazzi, provate, poi magari mi dite no, non avete capito niente, ma se fate differenziali così noterete una differenza incredibile, incredibile sul loro funzionamento da subito, da subito. Chiaramente su roba nuova, ormai se l'avete già usata in un altro modo e si assesta, non potete più fare queste operazioni. Fatelo mentre montate una macchina magari. Quindi olio, questo è il nostro posteriore e ci mettiamo un bel 3K 3000, ingranaggio subito, altro cuscinetto, ok, il centrale, questa non importa pulirla perché era laggiù, quindi il truciolo non ci è andato sicuramente, limature e cose varie. Ok, e nel centrale ci mettiamo un bel 5000, sempre FT Tech, mi raccomando, mi raccomando. Ovviamente puliamolo un po', abbiamo fatto un po' di casino, ancora olio, a questo punto ripartiamo dal primo. La regola è che nel punto dove c'è il grano mettiamo la crociera superiore e nel punto dove non c'è il grano partiamo, quindi qua, qua, là, ci siamo dimenticati una rondella. Ok,
Adesso, primo, come entrano bene e secondo, come scorrono dentro la loro sede. Ok, perfetto. A questo punto un'altra riempita. Io li faccio pieni fino all'orlo, ragazzi. Lo so che mi direte scoppiano, non si fa così, io li faccio così. Allora, di nuovo, dov'è il grano? Mettiamo la seconda, quindi il grano ce l'ho davanti. Ok. L'altra, vedete, l'altra bisogna mettere dove c'è il grano. Ok. Qui non importa riempire perché è veramente pieno. Considerate ci va un altro ingranaggio. Il centrale ok, qui una riempita diamogliela. A questo punto non ci sono bolle, possiamo mettere l'ultimo ingranaggio e vedere il livello. Riempiamo tutti gli spazi e qui addirittura ne andrebbe un altro po', ma no, non ci va. Ok, ingranaggio. Ah ragazzi, qui c'è un cuscinetto del centrale, l'ultimo che manca del centrale. Da questa prospettiva non lo vedevo. Ok, l'altro ingranaggio qua, vediamo a che punto siamo col livello. Direi perfetto. E a questo punto qui alziamo un altro po' il livello. L'ho alzato troppo. L'ho alzato troppo. Ma non tutti i mali vengono per nuocere, perché noi questo bell'olio lo usiamo, che è l'eccesso, per bagnare le guarnizioni. Quindi una, due e l'ultima, perché le guarnizioni devono essere inumidite di olio. E 3. A questo punto ragazzi non ci resta che chiudere. Prendiamo quindi l'inserto dell'avvitatore, eccolo qua, di 2. Prendiamo l'avvitatore, siamo sicuri, o meglio abbastanza sicuri, di andare diritti, perché ovviamente abbiamo fatto le nostre belle filettature, abbiamo assemblato tutto bene, niente può andarci storto in questo finale di assemblaggio. E a questo punto cosa facciamo? Mettete il taglio dove andrà la spina perpendicolare a una delle due crociere e chiudete il tappo di conseguenza. A questo punto inserite le viti, li fate fare per sicurezza i primi filetti a mano, ok, una, basta anche alle prime due a mano, però noi siamo dei perfezionisti e lo facciamo a tutte. E a questo punto piano piano le accostiamo con l'avvitatore.
sentirete, ecco, ha cambiato suono, quindi abbiamo finito la parte filettata. Sentite come cambia suono, sentite? Qui sforza di più. Ovviamente non ne stringete nemmeno una, le portate tutte e quattro, sentite? Ok, questa sarà la prima che stringeremo. Ok, diminuiamo un filo la frizione, queste viti più piccole. Ok, e l'ultima sentita sempre a mano. Ok, l'anteriore l'abbiamo fatto e scorre perfettamente, ragazzi. 7000. Facciamo il posteriore, quindi perpendicolare, guarnizione in posizione, stringiamo 1 2 3 4. Posteriore fatto, test favoloso, perfetto, ragazzi. E a questo punto il centrale, stesso principio, non cambia niente. Posizioniamo la guarnizione perpendicolare, chiudiamo. Non usate un trapano, usate sempre un avvitatore come questi, non un trapano o un avvitatore grande. Questo è un giravite elettrico, perché non andrà piano e a voi vi sembrerà di perdere tempo rispetto a questo che in un attimo avrebbe avvitato, ma non fa scaldare più di tanto le plastiche questo, quindi gira piano perché deve girare piano. Ci sarebbe anche la seconda velocità, ma io non la uso, uso sempre la 1. Ragazzi, con questa procedura avete dei differenziali fantastici dal primo minuto di utilizzo. Ci vorrà soltanto un pieno e mezzo, 2 piani di rodaggio. E ragazzi, a voi i commenti, e vorrei che chi ha provato a fare tutte le mie operazioni mi scrivesse come si è trovato, che è una cosa importante per me. Ragazzi, è finita la back B, abbiamo i nostri differenziali fatti. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente mettete una bombardata di like per farmi capire che questo genere di video di tecnica vi piacciono. Commentate, scrivete domande, quesiti, dubbi, ovviamente qua sotto nella parte riservata ai vostri commenti, e noi ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao!